Ai piedi delle Alpi, dove la pianura si apre come un sipario su Torino, sorge una delle più maestose espressioni dell'architettura barocca europea, la Reggia di Venaria Reale. Un tempo cuore pulsante della corte sabauda, oggi straordinario esempio di come l'arte, la storia e la memoria possano essere restituite al presente. Costruita come residenza di caccia e simbolo della potenza della dinastia dei Savoia, la Reggia di Venaria Reale non è solo un complesso architettonico, è un racconto scolpito nella pietra, una visione urbanistica che riflette l'ambizione di uno Stato in ascesa e il gusto raffinato di una corte che guardava a Versailles, ma con un'identità profondamente italiana. La sua storia attraversa secoli, da quando nel XVII secolo fu concepita come manifestazione di potere e magnificenza, fino al lungo periodo di declino e abbandono e infine alla rinascita, con il più grande intervento di restauro conservativo mai realizzato in Europa su un singolo bene culturale. In questo video esploreremo le vicende storiche che hanno dato forma alla Reggia, i personaggi che l'hanno immaginata e costruita e i dettagli architettonici che ne fanno un capolavoro del barocco piemontese. Analizzeremo le trasformazioni del suo spazio, dal disegno originale ai moderni giardini restaurati, e seguiremo il suo cammino dall'oblio alla riscoperta. Questa è la storia della Reggia di Venaria, un'architettura che racconta il tempo, una reggia che torna a vivere per non essere più dimenticata. Siamo nella seconda metà del XVII secolo. L'Europa è attraversata da conflitti, alleanze in continuo mutamento e da un desiderio crescente delle corti di affermarsi non solo con le armi, ma con l'arte, l'architettura e la magnificenza. In questo scenario il Ducato di Savoia si ritaglia il suo spazio, piccolo ma ambizioso, con uno sguardo attento rivolto verso i grandi modelli francesi e imperiali. Il Ducato di Savoia, governato da una delle più antiche dinastie nobiliari europee, si trovava in una posizione strategica, al crocevia tra il mondo latino e quello germanico, tra la cultura francese e quella italiana. Da sempre terra di confine, il Piemonte del Seicento era però pronto a mutare la propria identità, da territorio di passaggio a centro politico e culturale di primo piano. In questo contesto nasce l'idea di costruire una reggia. Non solo una residenza, ma un manifesto architettonico del potere sabaudo. È Carlo Emanuele II, duca dal 1638 al 1675, a dare l'impulso decisivo. Giovane, colto, sensibile alle arti e all'estetica, osserva con ammirazione lo splendore della corte di Luigi XIV. A Versailles, il Re Sole sta dando forma a un nuovo modello di sovranità, fondato sullo sfarzo, la centralità del monarca, l'esibizione simbolica del potere. Torino allora vuole la sua Versailles, una residenza fastosa, immersa nella natura, luogo di caccia e di celebrazione, ma anche di diplomazia e controllo territoriale. La caccia, per la nobiltà del Seicento, era molto più di uno svago aristocratico, era un rituale, una prova di abilità, un'occasione di rappresentanza e socialità. Significava dominare la natura, dimostrare forza, eleganza e ordine. La scelta del nome della futura reggia non è dunque casuale. Venaria deriva dal latino venatio, cioè caccia. La Venaria Reale nasce come residenza venatoria per eccellenza, pensata per ospitare i fasti della corte durante le stagioni di caccia, ma anche per mostrare la capacità della casata sabauda di plasmare il territorio secondo la propria volontà. Il sito prescelto, a circa 10 km a nord-ovest di Torino, è ideale. Un'area pianeggiante e attraversata da corsi d'acqua, ricca di boschi e selvaggina, con una visuale ampia che si estende fino alle montagne. Qui la natura diventa teatro della regalità. Il progetto prende forma nel 1658.
anno in cui Carlo Emanuele II affida all'architetto Amedeo di Castellamonte la realizzazione di un complesso che dovrà includere non solo una reggia, ma un intero sistema urbanistico. Palazzo, padiglioni, scuderie, cappella, giardini e soprattutto un borgo strutturato, pensato come parte integrante del disegno monumentale. L'idea innovativa è proprio questa. Una città attorno alla reggia, non come elemento secondario, ma come parte del racconto architettonico. Il borgo di Venaria nasce con una disposizione geometrica precisa, a pianta rettangolare, lungo un asse viario centrale, il futuro Viale della Reggia, che collega idealmente Torino al nuovo palazzo. È una città ideale, immaginata secondo i principi razionali dell'urbanistica barocca: ordine, prospettiva, simmetria, gerarchia degli spazi. L'intero progetto rientra in una visione più ampia di rinnovamento architettonico e politico del Ducato. In quegli anni Torino sta lentamente trasformandosi in una capitale moderna, con nuove strade, palazzi e piazze. La Reggia di Venaria si inserisce in questo contesto di trasformazione urbana, rappresentando il volto più spettacolare del nuovo corso sabaudo, quello del potere che si manifesta attraverso l'arte. Ma dietro questa ambizione si celano anche scelte politiche precise. Costruire una reggia fuori Torino significa rafforzare il controllo sul territorio, presidiare le vie di comunicazione, affermare la presenza del potere ducale anche nelle aree rurali. Significa anche offrire un nuovo palcoscenico alla nobiltà piemontese, che può così identificarsi nei fasti della corte e nei riti del potere. Venaria diventa quindi un microcosmo di assolutismo in miniatura, una rappresentazione scenica dell'ordine politico desiderato dai Savoia. Un'architettura che, pur ispirandosi ai modelli francesi, sviluppa una sua stilistica originale, fondata sul linguaggio architettonico sobrio ma maestoso, elegante ma funzionale, radicato nel contesto piemontese. L'ambizione è alta e i lavori procedono con ritmo serrato, ma già dalle fasi iniziali si capisce che quella della Reggia sarà una storia lunga e complessa, destinata a subire modifiche, ampliamenti, interruzioni e rinascite. Il sogno di Carlo Emanuele II, però, è ormai impresso nella terra e nei progetti. La Venaria reale è nata e con essa un nuovo modo di concepire lo spazio del potere. Un grande sogno richiede grandi menti. Dietro ogni reggia, ogni cupola, ogni giardino geometrico si nasconde la visione di architetti, ingegneri e artisti che traducono in pietra le ambizioni dei sovrani. La Reggia di Venaria non fa eccezione. Il suo volto è il frutto di mani diverse che si sono succedute nei secoli, modellando un'opera in continua trasformazione. La progettazione della Reggia di Venaria inizia nel 1658 con la figura chiave di Amedeo di Castellamonte, architetto di corte dei Savoia, già attivo nella trasformazione urbana di Torino. Figlio d'arte, suo padre, Carlo di Castellamonte, era stato un importante architetto civico. Amedeo porta avanti una visione coerente con i canoni del barocco piemontese: ordine, simmetria, monumentalità sobria e funzionalità integrata. Il progetto iniziale di Castellamonte per la Venaria è tanto ambizioso quanto rivoluzionario per il contesto italiano dell'epoca. L'idea è quella di creare un sistema regale completo, dove la residenza, i servizi, gli alloggi per la servitù, il borgo, i giardini e le strutture militari coesistano all'interno di un'unica concezione spaziale. Non si tratta semplicemente di costruire un palazzo, si costruisce un mondo. La pianta pensata da Castellamonte è centrata sull'asse principale che unisce idealmente la Reggia a Torino, attraversando il borgo. La residenza è concepita come una struttura a ferro di cavallo, con due ali simmetriche che abbracciano un ampio cortile d'onore aperto verso la città. Questa disposizione assiale e scenografica riflette l'influenza francese, ma mantiene un'identità architettonica piemontese, sobria, pragmatica, priva degli eccessi ornamentali del barocco romano. Castellamonte progetta anche una serie di padiglioni minori, un sistema viario interno, le scuderie e i primi giardini improntati all'ordine geometrico.
Il suo lavoro, tuttavia, si interrompe alla morte del duca Carlo Emanuele II nel 1675, lasciando l'opera incompiuta. Per quasi un ventennio la reggia vive una fase di stasi, segnata da incertezze politiche ed economiche. È solo con Vittorio Amedeo II, primo re di Sardegna, che il progetto viene ripreso con nuova energia. Salito al potere alla fine del XVII secolo, il nuovo sovrano intende modernizzare il proprio regno e trasformare Venaria in un vero e proprio simbolo della monarchia assoluta. È in questo clima che interviene un secondo protagonista della storia architettonica della reggia, Michelangelo Garove. Architetto di origini ticinesi, Garove era stato attivo a Vienna e a Madrid, dove aveva acquisito un gusto internazionale e una spiccata abilità tecnica. Nominato primo architetto del re tra il 1699 e il 1713, si occupa del primo grande ampliamento della reggia, introducendo elementi che rompono con il rigore geometrico di Castellamonte. Il suo intervento si concentra soprattutto sul corpo centrale del palazzo, che viene alzato e arricchito, e sull'ampliamento delle scuderie e delle stalle, concepite come elementi monumentali, non secondari rispetto al palazzo. Garove introduce anche il progetto di una nuova galleria di rappresentanza, un'idea che sarà poi ripresa e realizzata dal suo successore. Alla sua morte, infatti, la scena è pronta per accogliere Filippo Juvarra, l'architetto che darà alla reggia il suo volto definitivo. Juvarra, siciliano di origine e romano di formazione, è uno degli architetti più importanti del barocco europeo. Chiamato a Torino nel 1714, diviene presto il grande regista dell'architettura sabauda. Con lui la reggia assume proporzioni e stile del tutto nuovi. La Galleria Grande, progettata e realizzata tra il 1716 e il 1729, è un capolavoro assoluto dell'architettura scenografica barocca. Alta, lunga, inondata di luce naturale grazie alle ampie finestre, decorata con stucchi raffinati, la galleria diventa il cuore cerimoniale della reggia, luogo di passaggio ma anche di rappresentanza, simbolo di un potere che si manifesta nella bellezza. Juvarra interviene anche sulla cappella di Sant'Uberto, dedicata al santo protettore dei cacciatori. Qui l'architetto dimostra tutta la sua abilità nell'uso della luce e delle geometrie curvilinee, creando uno spazio spirituale che dialoga con l'estetica del barocco maturo, dove la teatralità si unisce alla misura. Il suo stile, influenzato da Borromini e dalle grandi architetture romane, ma filtrato da una sobrietà tutta torinese, segna profondamente l'identità della reggia. Con Juvarra, la Venaria diventa non solo una residenza, ma una dichiarazione estetica, un'opera d'arte totale. L'ultimo architetto di rilievo a intervenire sarà Benedetto Alfieri, nipote del drammaturgo Vittorio Alfieri, attivo a metà Settecento. A lui si devono gli ultimi ritocchi, tra cui l'ampliamento delle scuderie e alcuni interventi decorativi nei saloni. Ormai la stagione d'oro della reggia sta per concludersi. 3 architetti, 3 visioni, un'unica grande opera. Castellamonte, con la sua razionalità geometrica, Garove con la forza strutturale e l'apertura monumentale, Juvarra con la sua arte della luce e dello spazio, insieme danno vita a un'opera architettonica stratificata che racconta l'evoluzione del barocco piemontese e le ambizioni di una dinastia in ascesa. Entrare nella reggia di Venaria significa attraversare un'architettura pensata non solo per essere vissuta, ma per impressionare, dominare, istruire. Ogni elemento, dal basamento più nascosto al soffitto più sontuoso, è parte di un disegno coerente. Raccontare la potenza della dinastia sabauda attraverso la forma, la luce e la simmetria. La reggia si presenta come un sistema architettonico articolato, complesso ma leggibile, dove ogni spazio ha una funzione precisa e partecipa a una gerarchia ben definita. La sua composizione si fonda su un asse centrale, il cosiddetto asse di potere, che collega simbolicamente Torino alla reggia e che si manifesta fisicamente nel viale alberato che conduce al cuore del complesso. Questa direttrice attraversa il borgo, il cortile d'onore e prosegue fino ai giardini posteriori, disegnando una linea retta che incarna il concetto barocco di ordine razionale applicato al paesaggio. L'ingresso alla reggia è segnato dalla maestosa corte d'onore,
uno spazio aperto e scenografico delimitato dalle due ali simmetriche dell'edificio principale. La forma a ferro di cavallo, già concepita da Castellamonte, accoglie il visitatore con una prospettiva imponente, incorniciata da loggiati e finestre regolarmente scandite. I volumi non sono sovraccarichi di decorazioni. L'effetto monumentale nasce piuttosto dalla scala, dalla simmetria e dalla ripetizione modulare degli elementi architettonici. Superata la corte, si accede al corpo centrale della reggia, dove si articolano i principali ambienti di rappresentanza e le residenze ducali. Qui l'architettura assume una doppia funzione, estetica e simbolica da un lato, funzionale dall'altro. Gli spazi interni sono pensati per rispondere alle esigenze cerimoniali della corte, ma anche per garantire efficienza nel movimento delle persone e delle attività di servizio. Il punto focale del complesso è la celebre Galleria Grande, progettata e realizzata da Filippo Juvarra tra il 1716 e il 1729. Lunga oltre 80 metri e alta quasi 15, la galleria è un capolavoro di barocco luminoso. L'effetto visivo è affidato alla luce naturale, che penetra dalle ampie finestre a tutto sesto, rimbalza sui pavimenti in marmo bianco e nero disposti a scacchiera e illumina i ricchi stucchi in gesso che ornano le pareti e la volta. La decorazione è sobria ma continua, in un crescendo di motivi vegetali, rilievi plastici e cornici che sembrano danzare con la luce. Questo spazio, originariamente concepito per collegare le due ali del palazzo, è diventato il simbolo stesso della reggia, una vera e propria scenografia di potere. Accanto alla galleria si apre la cappella di Sant'Uberto, anch'essa opera di Juvarra, costruita tra il 1716 e il 1729. L'edificio religioso si impone con la sua pianta a croce greca, il volume centrale coperto da una cupola emisferica e le eleganti paraste corinzie che sorreggono l'apparato superiore. La cappella è un esempio di architettura barocca spirituale, dove la compostezza geometrica si fonde con l'effetto teatrale delle decorazioni. Sant'Uberto, santo patrono dei cacciatori, è evocato da elementi iconografici e simbolici che rimandano direttamente alla funzione originaria della venaria come residenza venatoria. Un altro spazio di notevole impatto è costituito dalle scuderie juvarriane, collocate nella parte sud del complesso. Non si tratta di semplici ambienti di servizio, sono vere e proprie architetture monumentali, lunghe, articolate, con volte a botte e colonne interne che conferiscono solennità anche agli spazi destinati ai cavalli. Queste strutture, insieme alla citroniera, il grande ambiente che ospitava gli agrumi nei mesi invernali, testimoniano un principio fondamentale dell'architettura barocca, la dignità formale anche delle funzioni secondarie. I giardini reali posti sul retro del palazzo seguono il modello dei giardini alla francese. Disegno geometrico, assi prospettici, parterre de broderie, giochi d'acqua e canali rettilinei. Il progetto originario, attribuito a diversi architetti, fu solo parzialmente realizzato nel Settecento e andò perduto per secoli. Oggi, grazie al restauro filologico, i giardini sono stati parzialmente ricostruiti secondo le planimetrie storiche, integrati con interventi contemporanei, creando un dialogo visivo tra epoche diverse. Nel complesso, la reggia di Venaria si presenta come un esempio perfetto di architettura barocca piemontese, dove la monumentalità non rinuncia alla misura e dove ogni spazio, dal più sontuoso al più discreto, è pensato in relazione a un disegno complessivo di equilibrio e funzionalità. La pietra, il marmo, la luce e lo spazio, tutto concorre a creare una narrativa architettonica coerente, capace di parlare ancora oggi a distanza di 3 secoli. La reggia non è solo un palazzo, è un racconto costruito, uno spazio che comunica, un'idea di potere che si fa forma. Ogni grande costruzione, come ogni civiltà, conosce il tempo dell'ascesa e quello del silenzio. Ma a volte il silenzio non è la fine, è solo attesa. Dopo i fasti barocchi e le celebrazioni dinastiche, la reggia di Venaria entra progressivamente nel cono d'ombra della storia. Il suo declino comincia già nel XVIII secolo, quando il barocco perde smalto e la corte sabauda sposta i suoi interessi verso residenze più moderne e funzionali,
come Stupinigi e il Palazzo Reale di Torino. La morte di Filippo Juvarra nel 1736 segna la fine di un'epoca. Il suo successore, Benedetto Alfieri, prosegue alcuni lavori ma senza l'impulso visionario del predecessore. La Venaria inizia a essere percepita come un relitto di un'epoca passata. Con l'arrivo delle truppe napoleoniche e l'annessione del Piemonte alla Francia nel 1798, la reggia viene militarizzata. I fastosi ambienti di corte si trasformano in caserme, magazzini e depositi. Gli affreschi vengono intonacati, le decorazioni distrutte, i pavimenti coperti o sostituiti. Questo nuovo uso prosegue nel corso dell'Ottocento. Venaria diventa scuola di cavalleria, poi deposito dell'esercito. I giardini barocchi vengono spianati, cementificati o invasi da edificazioni funzionali. La reggia perde così definitivamente il suo carattere aristocratico e paesaggistico. Il degrado si acuisce nel Novecento. Le 2 guerre mondiali causano ulteriori danni. Bombardamenti, requisizioni e saccheggi aggravano la situazione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Venaria è una struttura ferita, mutilata, senza più funzione. La polvere e il silenzio prendono il posto dei suoni di corte, dei passi dei sovrani, dei giochi d'acqua nei giardini. Rimane inaccessibile, abbandonata, dimenticata. Negli anni 50 e 60 alcuni storici dell'arte e architetti iniziano a lanciare l'allarme. I rapporti ufficiali parlano apertamente di pericolo di crollo, ma le istituzioni restano immobili. Solo negli anni 90, dopo 2 secoli di incuria, la situazione cambia radicalmente. Nel 1997 nasce il progetto La Venaria Reale, promosso dalla Regione Piemonte con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali, della città di Torino e di numerosi partner europei. L'ambizione è enorme. Non solo restaurare un edificio, ma rigenerare un'intera idea di patrimonio. Il cantiere si apre ufficialmente nel 1999. Quello che prende forma a Venaria è il più imponente intervento di restauro architettonico mai realizzato in Italia dal dopoguerra e uno dei più complessi in Europa. Oltre 100.000 metri quadrati di superficie recuperata, più di 30 edifici coinvolti, 9 ettari di giardini ricostruiti da zero. Un'impresa che coinvolge centinaia di professionisti. Architetti, storici dell'arte, botanici, restauratori, archeologi, ingegneri, paesaggisti e urbanisti. Il restauro è guidato da un principio chiave: non cancellare le tracce del tempo, ma integrarle con consapevolezza. L'obiettivo non è ricostruire in modo pedissequo la reggia seicentesca, ma restituire leggibilità e dignità a una stratificazione complessa. Dove l'originale è recuperabile si restaura, dove manca si interviene con un linguaggio architettonico contemporaneo, rispettoso e chiaramente distinguibile. Simbolo di questa filosofia sono i restauri della Galleria Grande e della Cappella di Sant'Uberto. Gli stucchi vengono recuperati con pazienza millimetrica, i pavimenti in marmo riprodotti con precisione storica, le finestre integrate con cornici lignee restaurate e vetri antichi. Ma a fianco di questo emergono elementi moderni: passerelle in acciaio corten, teche museali in vetro, spazi di servizio di nuova concezione. Il dialogo tra antico e moderno diventa parte integrante del racconto. Particolarmente significativa è anche la ricostruzione dei giardini, scomparsi da secoli. Un'equipe di paesaggisti internazionali lavora a partire da mappe storiche, disegni d'epoca, rilievi geofisici e documenti d'archivio. Si ricostruiscono boschetti, fontane, labirinti verdi e orti, ma si introducono anche elementi contemporanei, come installazioni artistiche, percorsi sensoriali e sculture moderne. Non una copia, ma un omaggio reinterpretato all'originale spirito barocco. Il progetto diventa anche un modello di gestione cantieristica. Decine di appalti coordinati da sistemi digitali avanzati, protocolli di qualità e sicurezza europei, efficienza amministrativa e trasparenza dei fondi. Il cantiere si apre simbolicamente al pubblico con visite guidate e attività formative, trasformandosi in un laboratorio vivente di restauro e rigenerazione urbana.
Nel 2007, dopo 8 anni di lavori, la Reggia di Venaria riapre al pubblico. L'impatto è straordinario. Non una semplice ristrutturazione, ma una rinascita culturale. La Reggia torna a essere vissuta. Ospita mostre, concerti, eventi, didattica, innovazione. Con oltre 500.000 visitatori l'anno, è oggi uno dei poli museali più importanti d'Italia. Non a caso, il progetto viene studiato in numerose università, citato nei manuali di restauro, discusso nei convegni internazionali UNESCO. Venaria diventa modello operativo e simbolico, esempio di come il passato possa tornare a parlare se a guidare il recupero è una visione culturale e non solo tecnica. La storia della Reggia di Venaria dimostra che la memoria può essere ferita, ma non cancellata. Con impegno, conoscenza e rispetto, anche un monumento ridotto in rovina può tornare a vivere e insegnare. Dietro ogni pietra scolpita, ogni volta affrescata, ogni giardino progettato, ci sono persone. Sovrani, architetti, artisti, giardinieri, politici e restauratori. La Reggia di Venaria non è solo un edificio, è il risultato delle visioni, delle ambizioni e delle mani di uomini e donne che, in secoli diversi, ne hanno scritto la storia. Tutto comincia con Carlo Emanuele II, duca di Savoia dal 1638 al 1675. Fu lui, giovane principe ambizioso, a volere la costruzione di una nuova residenza di caccia alle porte di Torino. La Reggia doveva essere una dichiarazione di potere e di prestigio, simbolo di uno Stato moderno e raffinato. Carlo Emanuele non si accontentava di una tenuta funzionale, desiderava un'opera monumentale, capace di competere con le grandi corti europee. Il suo contributo non fu solo economico, ma anche culturale. Fu lui a coinvolgere l'architetto Amedeo di Castellamonte e a delineare la struttura urbana della futura Venaria Reale, ispirata alle idee di ordine, simmetria e magnificenza proprie del barocco. L'ingegnere e architetto Amedeo di Castellamonte è il vero padre formale della Reggia. Figlio d'arte, già impegnato in numerosi progetti torinesi, Castellamonte concepisce un impianto grandioso, con una reggia affacciata su un asse prospettico monumentale, integrata con giardini, scuderie, padiglioni di caccia e l'intero impianto urbano del borgo. Il suo stile fonde razionalità geometrica e teatralità, anticipando le grandi realizzazioni del barocco piemontese. Non tutto ciò che progettò fu realizzato, ma l'impostazione originaria, il piano della città e della corte rimase la base di tutte le successive trasformazioni. Tra il XVII e il XVIII secolo la Reggia cambiò volto grazie all'intervento del duca, poi re, Vittorio Amedeo II di Savoia, figura centrale per il barocco piemontese. Salito al trono nel 1684, trasformò la Venaria da semplice residenza di caccia in una reggia cerimoniale, all'altezza del nuovo rango monarchico della dinastia. Fu lui a commissionare la Galleria Grande e la Cappella di Sant'Uberto, che affidò a uno dei più brillanti architetti del tempo, Filippo Juvarra. Sotto il suo regno, la Venaria divenne uno dei più splendidi esempi di architettura barocca europea. Architetto siciliano formatosi a Roma, Filippo Juvarra approda a Torino nel 1714. Alla Venaria lascia il segno con 2 capolavori assoluti, la Galleria Grande e la Cappella di Sant'Uberto. La sua stilistica è elegante, dinamica, fatta di linee fluenti, illusioni prospettiche e luce diffusa. Juvarra non distrugge quanto esisteva, ma integra e innalza. I suoi interventi donano alla Reggia una grazia architettonica unica, capace di fondere monumentalità e leggerezza. Il suo lavoro rappresenta il momento più alto della Venaria storica. Dopo Juvarra, gli interventi architettonici si fecero più modesti. Sotto Carlo Emanuele III la Reggia continuò ad essere utilizzata, ma con minor slancio progettuale. Fu però lui a trasformare parte del complesso in caserma, anticipando la lunga stagione militare che avrebbe segnato l'inizio della decadenza. La fine dell'uso cerimoniale segnò l'inizio della progressiva perdita di identità della Venaria, che nei secoli successivi venne saccheggiata, modificata e trascurata. Durante il dominio francese, la Reggia venne spogliata di arredi e opere d'arte,
come accadde a molti monumenti italiani. La struttura fu adattata a funzioni militari, i giardini andarono distrutti e l'intero sito perse completamente il suo valore culturale. Nell'Ottocento la funzione militare divenne prevalente. Le sale furono frazionate, le decorazioni coperte, molte strutture demolite. Venaria scomparve dalla narrazione ufficiale della monarchia sabauda, che si concentrava su altre residenze come il Palazzo Reale o il Castello di Racconigi. Nel XX secolo furono storici dell'arte e studiosi locali a riscoprire il valore della reggia. Nomi come Andreina Griseri, Giuseppe Dardanello e Gianni Oliva contribuirono a riportare l'attenzione su Venaria attraverso pubblicazioni, mostre e conferenze. Il sito cominciò ad essere studiato in chiave storiografica e urbanistica, gettando le basi per la futura rinascita. Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, le figure chiave divennero architetti, ingegneri e restauratori. Il consorzio La Venaria Reale, creato nel 1997, guidò il più ampio progetto di recupero architettonico mai realizzato in Italia. Tra i protagonisti vi furono l'architetto Giuseppe Rocca, il direttore dei lavori Alessandro Parodi, i progettisti dei giardini Paolo Peirone e Henry Bava, oltre a centinaia di artigiani e restauratori. Il loro lavoro ha restituito alla reggia una nuova dignità, senza falsificazioni, grazie a un approccio metodico e multidisciplinare. Nel nuovo millennio, altre figure fondamentali sono state quelle che hanno definito la programmazione culturale della reggia restaurata. Il primo direttore, Mario Turetta, ha impostato il modello gestionale come centro culturale multidisciplinare. A lui si sono affiancati curatori di mostre, storici dell'arte, operatori museali e comunicatori culturali che hanno reso la Venaria un luogo vivo e accessibile. Ogni nuova mostra, ogni evento è frutto del lavoro di professionisti del patrimonio che traducono la storia in esperienza. La storia della reggia è fatta di volti, mani e idee. Senza Carlo Emanuele II non ci sarebbe stata la prima pietra. Senza Juvarra mancherebbe l'anima barocca. Senza il coraggio dei restauratori contemporanei, tutto sarebbe rimasto maceria. La reggia di Venaria non è solo un palazzo. È il risultato della continuità e della rottura, della gloria e della dimenticanza, dell'abbandono e del riscatto. È un'opera collettiva, costruita attraverso i secoli da chi ha saputo guardare avanti senza dimenticare il passato. Ci sono diversi aneddoti e leggende legati alla reggia di Venaria, anche se, rispetto ad altre residenze reali, la componente leggendaria è più discreta e meno romanzata. Tuttavia, il contesto storico, militare e cerimoniale in cui è nata ha generato episodi curiosi e affascinanti. Una delle leggende più popolari è quella del fantasma di un soldato napoleonico che si aggirerebbe nelle ex caserme della reggia. Durante l'occupazione francese, molti ambienti furono trasformati in alloggi militari e si racconta che un giovane ufficiale, ferito in battaglia, sarebbe morto nei sotterranei senza mai ricevere sepoltura. Secondo alcune guide e testimoni, ancora oggi si percepirebbero passi, scricchiolii e ombre sfuggenti durante le visite notturne. Questa leggenda è stata anche sfruttata in percorsi tematici dedicati al lato oscuro della reggia. Si narra anche che Carlo Emanuele II, grande appassionato di caccia, avesse un cavallo bianco quasi magico, in grado di non affaticarsi mai e di percepire i pericoli nei boschi. L'animale, che lo accompagnò in innumerevoli battute nella Mandria, fu sepolto segretamente nel parco e in alcune notti di luna piena, secondo la leggenda, si sentirebbe ancora il galoppo del cavallo nella bruma delle radure vicine. Questo racconto è parte del folklore orale legato al parco e alla Mandria. Durante il restauro della Galleria Grande, i restauratori trovarono una porta secondaria murata con pietre diverse, apparentemente poco coerente con la struttura originale. Alcuni operai raccontarono che nei giorni successivi ai lavori in quell'area si verificarono piccoli incidenti, luci che si spegnevano da sole e oggetti fuori posto. Ne nacque la leggenda secondo cui la porta murata celasse un'antica stanza segreta, forse usata come passaggio o luogo di prigionia. Anche se mai confermata, l'anomalia muraria esiste realmente
e ha alimentato l'immaginazione popolare. Secondo un'altra tradizione locale, la cappella di Sant'Uberto sarebbe stata costruita su un antico luogo sacro preesistente, forse una piccola chiesa medievale dedicata a un santo minore. La leggenda vuole che chi ne alteri la struttura senza rispetto possa incorrere in disgrazie architettoniche. Durante i restauri, effettivamente, ci furono ritardi inspiegabili e problemi tecnici proprio in quella zona. Crepe improvvise, problemi con l'intonaco, infiltrazioni d'acqua che gli altri ambienti non presentavano. Nessuna prova concreta, ma abbastanza per incuriosire gli operai. Un aneddoto storico documentato, ma che ha assunto toni leggendari, riguarda un banchetto reale che non fu mai servito. Si racconta che Vittorio Amedeo II, durante un litigio politico con il figlio Carlo Emanuele III, ordinò la preparazione di un banchetto sfarzoso nella sala Diana, ma interruppe la cerimonia all'ultimo minuto, lasciando piatti pieni e musiche in sospeso. Il banchetto sarebbe rimasto fantasma nella memoria della corte, e da lì si diffuse la leggenda che ogni tanto, nelle notti silenziose, si possano udire i suoni di un'orchestra lontana e stoviglie che tintinnano. Nei progetti seicenteschi della Reggia compare un labirinto vegetale nei giardini inferiori, oggi scomparso. Secondo alcuni storici non fu mai realmente costruito, ma secondo altri esistette per breve tempo. La leggenda dice che un giovane servitore si perse nel labirinto e vi rimase per giorni, spaventato da visioni e voci. Da allora si racconta che la zona in cui doveva sorgere il labirinto sia sotto sorveglianza del tempo e che le bussole si comportino in modo anomalo in alcuni punti del giardino. Mai dimostrato, ma spesso raccontato durante i tour per famiglie. Camminare tra le sale della Reggia di Venaria, attraversare i suoi giardini, osservare la luce filtrare tra le colonne della Galleria Grande o perdersi nel silenzio della cappella di Sant'Uberto non significa soltanto ammirare un capolavoro dell'architettura barocca. Significa entrare in contatto con un universo più vasto, fatto di storia, di visioni, di gesti umani impressi nella pietra, nella terra, nella memoria. La Venaria non è solo un luogo da visitare, è un'esperienza che ci parla anche senza parole. È il respiro di una dinastia, la traccia viva di secoli di potere, di arte, di cultura. È il miracolo della rinascita, quando ciò che sembrava perduto rinasce con più forza, più bellezza, più significato. Ma soprattutto la Venaria è un dono, un patrimonio restituito alla collettività, una casa comune dove passato e futuro si incontrano in un equilibrio raro e prezioso. In questo viaggio lungo i secoli abbiamo ascoltato voci di architetti, sovrani, giardinieri, soldati, restauratori e visitatori. Ciascuno ha lasciato una traccia, un'impronta, un eco. Che tu abbia guardato questo video per curiosità, per studio, per passione, la Reggia ha depositato in te qualcosa di più profondo, una consapevolezza, un'emozione, forse anche un piccolo stupore. È questo il valore autentico di un racconto. Aprire porte interiori, far vibrare corde silenziose. La Reggia di Venaria non è solo un monumento, è una promessa di bellezza, di appartenenza, di futuro.